Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, devo dire, è stato un po' un fulmine a ciel sereno. So che amate i drammi, i gossip e le notizie che scuotono il mondo dello spettacolo, e credetemi, questa volta non vi deluderò. Oggi analizzeremo insieme quella che è stata definita la reazione shock tra Burak e Neslihan, e cercheremo di capire cosa c'è davvero dietro questo stai lontano che ha fatto il giro del web. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, vi chiedo un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, o anche se mi seguite da un po' ma non vi siete ancora iscritti, vi invito a farlo subito. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto contenuti sempre nuovi, interessanti e pieni di sorprese, proprio come questo. Bene, bando alle ciance e tuffiamoci a capofitto nella questione Burak e Neslihan. Come molti di voi sapranno, Burak Özçivit e Neslihan Atagül sono due delle star turche più amate e seguite a livello internazionale. Entrambi sono incredibilmente talentuosi, bellissimi e hanno recitato in serie TV di enorme successo, come Kara Sevda per Neslihan e Il Sultano e Endless Love per Burak. La loro popolarità è tale che ogni loro mossa, ogni loro sguardo, ogni loro interazione viene analizzata, commentata e spesso amplificata dai media e dai fan. E proprio in questo contesto si inserisce questa presunta reazione shock e questo misterioso stai lontano. Ma cosa è successo realmente? Le voci sono iniziate a circolare dopo un evento pubblico a cui entrambi hanno partecipato. Secondo alcuni testimoni presenti, e secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche turche, tra Burak e Neslihan ci sarebbe stata una tensione palpabile. Si dice che si siano evitati per tutta la sera, che non si siano rivolti la parola e che, anzi, Burak abbia addirittura espressamente chiesto al suo staff di tenere Neslihan a distanza. Da qui, appunto, il famoso stai lontano. Immediatamente, il web è impazzito. Fan di tutto il mondo hanno iniziato a speculare sulle possibili ragioni di questo comportamento, tirando in ballo vecchi rancori, gelosie professionali, presunti flirt e chi più ne ha più ne metta. E non solo los fans, los medios de comunicación turcos y de otros países se han hecho eco de la noticia, alimentando aún más la polémica. Las redes sociales, como Twitter e Instagram, se han convertido en un hervidero de comentarios y in teorías conspirativas. Ora, è importante fare un po' di chiarezza e analizzare la situazione con occhio critico. In primo luogo, dobbiamo ricordare che spesso i media tendono a esagerare le notizie, a ingigantire i dettagli e a creare drammi dove magari non ce ne sono. È possibile che la tensione tra Burak e Neslihan sia stata reale, ma è anche possibile che sia stata semplicemente interpretata in modo errato o amplificata dai giornalisti in cerca di scoop. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo, no han dudado en publicar titulares llamativos y exagerados, a menudo sin ofrecer pruebas sólidas de sus afirmaciones. Este tipo de periodismo, aunque atractivo para el público, puede ser perjudicial para la reputación de los involucrados. In secondo luogo, dobbiamo considerare il fatto che Burak Özçivit è sposato con Fariye Evcen, un'altra attrice turca di grande successo. Fariye è molto amata dal pubblico e considerata una delle donne più belle della Turchia. È possibile che Burak, per evitare fraintendimenti o pettegolezzi che potrebbero danneggiare il suo matrimonio, abbia preferito mantenere una certa distanza da Neslihan durante l'evento pubblico. La presión mediática sobre las celebridades casadas es enorme, cualquier interacción con otra persona del sexo opuesto puede ser interpretada como una señal de infidelidad. Burak, consciente de esto, podría haber optado por la prudencia y la discreción. D'altronde, sappiamo bene che nel mondo dello spettacolo, soprattutto in un paese come la Turchia dove le tradizioni e i valori familiari sono molto importanti, le apparenze contano. Un semplice sguardo, un sorriso di troppo, una conversazione un po' più animata possono essere interpretati come segnali di un flirt o di un'attrazione proibita, scatenando un vero e proprio putiferio mediatico. La cultura turca, a pesar de su modernización, sigue siendo conservadora en muchos aspectos, el matrimonio es considerado un pilar fundamental de la sociedad. Por lo tanto, cualquier comportamiento que pueda poner en duda la fidelidad de un cónyuge es objeto de un intenso escrutinio pubblico. Un'altra possibile spiegazione è legata alla rivalità professionale.
Sia Burak che Neslihan sono attori di punta, molto richiesti e con un'agenda piena di progetti. È possibile che ci sia una competizione, magari anche sana, tra di loro, e che questa si sia manifestata in una certa freddezza durante l'evento pubblico. La industria dell'entretenimiento es altamente competitiva, y los actores a menudo se ven enfrentados por roles y oportunidades. Esta rivalidad puede generar tensiones y conflictos, incluso entre colegas che si admiran mutuamente. Del resto, è risaputo che nel mondo dello spettacolo, come in molti altri settori, la competizione è forte e spietata. Gli attori sono costantemente in lotta per ottenere i ruoli migliori, per aumentare la propria popolarità e per rimanere sulla cresta dell'onda. È quindi plausibile che tra Burak e Neslihan ci sia una certa tensione dovuta a questa competizione. Se pensiamo a la cantidad de producciones televisivas y cinematográficas que se realizan en Turquía, la competencia es aún mayor. Los actores deben luchar constantemente para mantenerse relevantes y asegurar nuevos proyectos. Tuttavia, è anche importante sottolineare che non ci sono prove concrete di un vero e proprio litigio o di un'inimicizia dichiarata tra i due attori. Le voci che circolano sono basate principalmente su testimonianze indirette, su interpretazioni soggettive e su articoli di giornale spesso sensazionalistici. No hay comunicados oficiales de ninguno de los dos actores, ni declaraciones directas que confirmen o desmientan la existencia de un conflicto. Todo se basa en rumores y especulaciones, lo che dificulta la tarea de discernir la verdad. Inoltre, è bene ricordare che gli attori, come tutti noi, hanno il diritto alla privacy e non sono tenuti a rendere conto al pubblico di ogni loro comportamento o interazione. È possibile che Burak e Neslihan abbiano le loro ragioni personali per non volersi frequentare o per non volersi mostrare in pubblico insieme, e noi dobbiamo rispettare la loro scelta. La vida privada de las celebridades a menudo es invadida por los medios y los fans, lo que puede generar estrés y ansiedad. Es importante recordar que son seres humanos con derecho a la intimidación a tomar sus propias decisiones sin tener que justificarse ante nadie. Personalmente, credo che sia importante non farsi trascinare dalle speculazioni e dalle illazioni, ma cercare di mantenere un atteggiamento critico e obiettivo. Non sappiamo cosa sia realmente successo tra Burak e Neslihan, e forse non lo sapremo mai. L'unica cosa che possiamo fare è continuare ad apprezzare il loro talento e il loro lavoro, senza giudicare le loro scelte personali. Como espectadores, podemos disfrutar de sus actuaciones y seguir sus carreras, pero debemos evitar caer en el juego de los rumores y las habladurías. E poi, diciamocela tutta, anche se ci fosse stata una vera e propria lite tra i due, non sarebbe certo la prima volta che succede nel mondo dello spettacolo. Le star sono pur sempre persone umane, con i loro pregi e i loro difetti, e possono capitare momenti di tensione o di incomprensione. L'importante è che sappiano gestire la situazione in modo maturo e professionale. Los conflictos entre compañeros de trabajo son comunes en cualquier ámbito, la industria del entretenimiento no es una excepción. Lo importante es que los involucrados puedan resolver sus diferencias de manera civilizada y seguir adelante con sus carreras. Infine, vorrei aggiungere un'ultima riflessione. Credo che sia importante non dimenticare che dietro ai personaggi famosi ci sono persone reali, con sentimenti, emozioni e fragilità. Spesso tendiamo a idealizzare le star, a vederle come figure perfette e inarrivabili, dimenticando che anche loro hanno i loro problemi, le loro difficoltà e le loro insicurezze. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, las celebridades a menudo se enfrentan a presiones y desafíos che il pubblico desconoce. È quindi importante trattarle con rispetto e comprensione, evitando di invadere la loro privacy e di giudicare le loro scelte personali. Dobbiamo ricordare che anche loro hanno diritto a una vita privata, lontano dai riflettori e dai pettegolezzi. Mostrar empatía y respeto hacia las figuras públicas es fundamental para crear un ambiente más saludable y constructivo en la industria del entretenimiento. Ma andiamo ancora più a fondo. Immaginiamo, per un momento, di essere nella mente di Burak. Lui è un uomo sposato, con una moglie bellissima e un figlio. La sua priorità è proteggere la sua famiglia da qualsiasi pettegolezzo o scandalo. Sa benissimo che il mondo dello spettacolo è pieno di insidie e che basta una scintilla per far divampare un incendio mediatico. Forse, in quella serata,
Ha semplicemente voluto evitare qualsiasi situazione che potesse essere interpretata male dai media e dai fan. Ha agito per prudenza, per amore della sua famiglia. No podemos descartar la posibilidad de que Burak haya tomado una decisión consciente para proteger su imagen y su matrimonio. En un mundo donde las apariencias a menudo son más importantes que la realidad, la prudencia puede ser una estrategia necessaria para sobrevivir. Ora, spostiamoci nella mente di Neslihan. Lei è una donna indipendente, talentuosa e di succo. Esso ha lavorato duramente per arrivare dove è e non ha bisogno di scandali o pettegolezzi per farsi notare. Forse, in quella serata, si è sentita a disagio per l'attenzione che i media stavano prestando alla sua interazione con Burak. Forse, ha semplicemente voluto evitare di essere coinvolta in un dramma che non la riguardava. Ha agito per proteggere la sua reputazione e la sua carriera. Es posible que Neslihan, una mujer fuerte e independiente, haya decidido mantenerse al margen de la controversia para evitar que su imagen se vea afectada. En una industria donde las mujeres a menudo son juzgadas con más severidad que los hombres, la precaución puede ser una forma de autopreservazione. E poi, c'è Farie, la moglie di Burak. Immaginiamo come si è sentita quando ha letto le notizie sulla presunta reazione shock tra suo marito e Neslihan. Probabilmente, è stata ferita e confusa. Ha dovuto affrontare le speculazioni e i pettegolezzi con dignità e forza. Ha dimostrato di avere fiducia nel suo matrimonio e nel suo amore per Burak. La situazione ha sido especialmente difícil para Farie, quien ha tenido que lidiar con la presión mediática e las especulaciones sobre su matrimonio. Su fortalezza e elegancia frente alla adversidad son dignas de admiración. Quindi, cosa possiamo concludere da tutto questo? Che la questione Burak e Neslihan è molto più complessa di quanto sembri. Che ci sono molte possibili spiegazioni per il loro comportamento. Che non dobbiamo farci trascinare dalle speculazioni e dai pettegolezzi. Che dobbiamo rispettare la privacy e le scelte personali degli attori. Che dobbiamo ricordare che dietro ai personaggi famosi ci sono persone reali, con sentimenti, emozioni e fragilità. Bene ragazzi e ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito una visione più completa e obiettiva della questione Burak e Neslihan. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come le voci di una presunta reazione shock e di un stai lontano tra i due attori abbiano scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. Abbiamo analizzato le possibili ragioni di questo comportamento, prendendo in considerazione la competizione professionale, la volontà di proteggere la propria vita privata e la tendenza dei media a esagerare le notizie. Infine, abbiamo sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento critico e obiettivo, evitando di farsi trascinare dalle speculazioni e dalle illazioni, e di rispettare la privacy e le scelte personali degli attori. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sulla vicenda. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto e ditemi se credete che ci sia davvero qualcosa dietro questa presunta reazione shock o se pensate che sia solo una montatura dei media. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. E ricordate, la verità è sempre più complessa di quanto appaia.